Qui sotto ci sono 4 grandi vasche da 600 ettolitri di cemento ai lati di questo quadrato. Ma una volta erano grandi contenitori di vino, vasche d'acciaio di cemento di 600 ettolitri ciascuno. Se penso che il Nerello a volte ha una tendenza ossidativa, cioè la botte grande possibilmente lo preservano in più. Per cui questo è da capire, se fa bene lavorare sulla riduzione dove con la botte grande oppure se fa meno bene, però dico ancora che lo faccio da poco, ho poca esperienza per poter dire cosa penso davvero. Ogni vendemmia è talmente un casino che è sempre più tu capisci sempre più di non capire nulla. La cosa interessante di questa annata è che è stata annata anche generosa, c'è molta uva, per cui io mi aspettavo più un'annata scarica come il 13, no? Che non invece questa polpa, questo frutto. Ma non erano così in fermentazione, cioè come se abbiano preso spessore, no? Grasso dopo. E diceva che gli unici etnei siete tu e Scirto praticamente. No, c'è anche Calcagno. L'unico problema, io mi sarei, dopo 15 anni, mi sarei aspettato più etnei dopo, no? Cioè che il modello che altri avrebbero seguito il modello mio principalmente, perché poi, ma in realtà ci sono aziende, proprietà importanti in mano di 10-15 ettari, in mano a locali, persone che avrebbero potuto valorizzare quello che ci avevano ma non sono riusciti, ci hanno provato malamente o non ci hanno proprio provato. No, c'è una tradizione, ma non è una tradizione di vino d'eccellenza, per cui da questo punto di vista non c'è questa tradizione sull'Etna, cioè che ne dicono gli isolati, c'erano isolati tentativi, no? di persone che conoscevano modelli francesi prima, ma anche italiani dopo, e che hanno cercato di fare aziende qui, di imbottigliare, gli ultimi Benanti, no? Che sono stati da questo punto di vista apripista, no? del nuovo corso etneo. Però se non fossero venuti i Franchetti, De Grazia e i Frank Cornelissen, dico io, perché ha avuto nel suo piccolo, tra virgolette, ha avuto un'importanza notevole, perché ha fatto conoscere il vino dell'Etna alle persone, a tutti quelli che si iniziavano a interessare ai vini cosiddetti naturali, per intenderci in maniera. Per cui niente, nel 2003 è morto mio padre, per cui diciamo, è morto nella vigna a Feudo di Mezzo, tra l'altro. E lì respiravo un clima nuovo, ho deciso vendo oppure ci provo. Senza forse decidere fino in fondo mi sono trovato dentro questo mondo che alla fine, e adesso sono molto contento di esserci. Ma perché comunque l'idea della campagna era legata non c'era più un'idea, la campagna non era un posto bello, positivo. Qui negli ultimi era un posto di fatica dove ci si stava quasi per un dovere che comunque un giovane rifiuta, no? Come logica, no? Sempre sentivo parlare di sofferenza, no? di fatica, di difficoltà a vendere le uve ogni anno, mi ricordo era sempre uno stress terribile, l'uva che marciva nelle piante, e mio padre non trovava il compratore, perché il compratore di una volta era quello di quegli anni lì, non cercava la qualità, cercava la certificazione, eccetera, eccetera, per cui interessava che il prezzo scendesse. No? Qui siamo a Calderara Sottana, la parte più alta, perché oltre la strada già non è più Calderara. Parliamo di diversi appezzamenti, certo, è difficile anche trovare delle contrade che siano perfettamente omogenee, perché sono sempre contrade, ad esempio, le contrade di cui stiamo, dove siamo, Calderara Sottana, quella Feudo di Mezzo, sono contrade molto grandi, partono dai 550 metri ai 700 metri, sono state attraversate da diverse colate in diversi momenti, per cui c'è una disomogeneità che non puoi pensare che sia una cosa
unica con caratteristiche uniche, per cui nel tempo tutto questo si affinerà e si dovrà affinare, si dovrà anche capire. Questa è una zona molto ventilata, questa qui, cioè perché se vedete siamo arrivati da una zona che è molto più chiusa. Appena arrivi qui, ti affacci qui, troverete tutto più aperto, ma anche il panorama. Cioè hai la vista a 360 gradi dei Nebrodi, della Valle dell'Alcantara, canale dell'Alcantara, no? Che crea queste correnti, e l'Etna davanti. Ma io ho sempre calpestato questo terreno vulcanico, per cos'è? Non è facile vedere due cose sul terreno vulcanico. E che vuoi che ti dica sul terreno vulcanico? Beh, i terreni vulcanici sono sicuramente intanto fertili, perché sono... Per cui, che se ne voglia dire, la vite, come tutte le piante, sta bene dove può avere nutrimento, per cui i terreni vulcanici sono spesso buoni. Poi sui terreni vulcanici è anche interessante come cambiano, perché creano un territorio in cui al punto non hai a che fare con un terreno con determinate caratteristiche e basta, ma il terreno cambia perché sono lave diverse, di età diverse, per cui con strutture diverse, per cui zone dove puoi trovare più sabbia, zone dove puoi trovare più sassi, per cui è divertente capire anche come cambia il comportamento della vite su questi terreni. E sul sapore dei vini mi devi fare parlare della mineralità. No, dai, non... sono minerali, salini. Non ti affumicato. No, ma la cosa più bella secondo me è proprio il dinamismo che comunica assaggiando questi vini, no? Sono vini eternamente, che cambiano eternamente, nel bicchiere, continuamente, eternamente, quasi... Cioè, andiamo dalla dimensione dello spirito qua.